Moddare Total War Warhammer 3 è molto più facile di quello che pensate, ed il valore aggiunto delle mod che si trovano sullo Steam Workshop grazie a una community che ormai ha una decina d'anni è infinito. Fidatevi di me, gioco a Total War Warhammer dal primo giorno del primo capitolo e non ho mai saltato né un DLC né un aggiornamento. Inoltre ho curato per anni tantissime mod collections, tema di cui oggi vi voglio parlare in maniera più approfondita. Ben ritrovati e ben ritrovate nel nuovo appuntamento su questo canale del martedì strategico. Tiranno matto qui, andiamo dritto al sodo con una guida semplice al modding di Total War Warhammer 3. L'argomento è molto più complesso di quello che sembra nonostante si tratti di una guida semplice. Per tale ragione, nel rispetto del vostro tempo, vi presento ora, in maniera concisa, tutto quello che vi serve sapere superficialmente in merito all'argomento di oggi, con il mio classico troppo lungo non guardo, che rispetta il vostro tempo dandovi tutte le informazioni in noccioline. Il primo passo dopo aver installato il gioco è accedere allo Steam Workshop. Qui potrete trovare tutte le collezioni di mod che sono state testate e pubblicate da altri utenti. Questa è la strada più rapida, affidarsi a qualcuno che ha fatto il lavoro per voi, come il sottoscritto. Ovviamente sentitevi liberi anche di prendere in autogestione la creazione o la modifica di una mod collection. Attenzione però, non vi parlerò oggi di come si testa e si prepara una lista di mods compatibili fra di loro. Vi voglio spiegare come installare una collezione, che è il modo più rapido e semplice per accedere a del contenuto gratuito che va a radicalmente cambiare l'esperienza di gioco, ampliando meccaniche, integrando unità nuove, cambiamenti alle texture, miglioramenti a lui e via dicendo. Quello che dovrete fare sarà semplicemente sottoscrivere in ordine top to bottom, dall'alto verso il basso, ogni singola mod all'interno della collezione. State molto attenti, a seconda della vostra connessione internet, alcune mod verranno scaricate prima di altre. In questo caso io vi illustro come ottenere una collezione sul launcher ufficiale della Creative Assembly, che è il peggiore ma con il quale io mi sono sempre trovato bene. Per quanto riguarda launcher di terze parti molto più strutturati ed efficienti, probabilmente dovrai fare un video apposito perché è una questione molto più complessa. Rimanendo nel tema della semplicità, invece, vi basterà attivare esattamente come mostrato dall'ordine presente nelle mie collezioni che vi sto mostrando adesso ogni singola mod. Ci sono un paio di note che vi voglio assolutamente sottolineare perché capitali. Total War Warhammer 3 è uno strategico che viene consistentemente aggiornato. Anche oggi, mentre sto lavorando a questo video, hanno rilasciato un ennesimo hotfix. Molto spesso le mod si rompono, anche in maniera sottile, non necessariamente con un crash to desktop, il CTD, dovuto magari a degli errori di compatibilità fra stringhe. A volte si tratta di piccole statistiche, piccole linee di testo, cose più nascoste che possono alla lunga compromettere il vostro salvataggio finché i modders non aggiornano alla versione corrente. Prendete quindi con i guanti sempre la versione di una collection. Io nello specifico cerco di mantenere un changelog e consistentemente aggiornare le mie collection in base a quello che la Creative Assembly, i developers pubblicano e quello che pubblicano i modders, anche i compatibility modders, che sono fondamentali affinché mod come la Steel Fate possano funzionare con tutte le altre. Ciò detto, se avete apprezzato il troppo lungo non guardo, ricordatevi sempre che un like, l'iscrizione, un commento mi aiuterebbero tantissimo, e anche che qui sotto, per sostenere il canale, potete trovare il mio link a Instant Gaming per comprare Total War Warhammer e tutti i DLC. Così facendo non solo risparmierete sull'acquisto della chiave di gioco, ma aiuterete il mio canale a mantenersi, tutte le licenze che mi permettono di fare video editing e compagnia cantante. Io vi ringrazio e adesso andiamo nel dettaglio di questa guida. Cos'è una collezione? È un insieme di mod che vanno ad integrare una serie di elementi in maniera armoniosa, studiata e con delle finalità. Oggi vi presento le mie collezioni alle quali lavoro da anni. L'obiettivo di queste raccolte è ampliare tutta una serie di meccaniche e scelte di gioco, aumentando la longevità di Total War Warhammer 3.
rimanendo allo stesso tempo lore friendly, quindi non eccedendo e soprattutto non includendo un po' di cose not safe for work. Insomma, il mondo delle mod su tutto internet, come ben saprete, è bello perché è vario, però certe cose io non le ho mai incluse. Ad ogni modo, il mio obiettivo è cercare di rimanere fedele al mondo di Warhammer, dando a tutti gli utenti l'esperienza che io in primis voglio giocare quando accendo il gioco. Per esempio, un modder fra tanti che voglio citare semplicemente per una questione di campanili è Kataf, che ha sempre lavorato ai Teb, Tilea, Estalia e Border Princes. Essenzialmente la Tilea e l'Italia sono le città-stato rinascimentali nel mondo di Warhammer Fantasy. Purtroppo la Creative Assembly non ha ancora lavorato a questa fazione. Ci sono stati dei leaks, delle voci di corridoio, però siamo sempre rimasti senza. Oppure ci sono team come gli SCM che hanno lavorato di recente a un rework completo della fazione dei Regni degli Ogre. Tra l'altro mod bellissime anche quelle sulla Norska, Marienburg, che purtroppo adesso è disabilitata, mannaggissima, e tante altre. Vedete, ci sono una serie di sottofazioni con tutti i lord leggendari, gli eroi, le tecnologie, la diplomazia, gli edifici, le meccaniche, le unità, tutto nuovo. Per tale motivo io ho cercato sempre di mantenere delle collezioni stabili con tutto quanto dentro. A volte è difficile bilanciare le cose. Dovremmo saperlo benissimo quando si tratta di videogiochi e nello specifico di strategici. Chi dice ma non è come i developers lo intendevano, non è così bilanciato, in realtà si dimentica del fatto che tantissime meccaniche ed unità in gioco non sono bilanciate, anzi senza alcune patch moddate da parte della community o degli overall completi, l'esperienza di alcune fazioni come la Bretonnia o la Norska al momento è terrificante, non è per nulla bilanciata. Quindi perché la Steel Fate Overall e che cos'è la Steel Fate Overall? Vanris è un modder che ha iniziato il suo percorso con Total War Warhammer agli albori, un po' come me. L'ho sempre seguito e quando ho potuto ho anche donato qualcosina al suo lavoro. Ha un Patreon e tutto il resto, un team. Non si è sempre comportato in maniera eccelsa con altre community di modders, ma comunque ormai mi sono arreso al fatto che ognuno poi pensa a se stesso, al proprio progetto, e lui lo ha sempre fatto, e dunque scegliere il suo overall per molti è diventato quasi una scelta di campo. Io voglio andare oltre queste divisioni che sono molto drammatiche, da telenovela, e non mi interessano, e mi concentro più che altro sulla qualità del suo overall, che va a ridefinire tantissime meccaniche di tutte le fazioni, le ricerche, gli edifici. Per esempio i Pelle Verde hanno bisogno di crescita per costruire determinati edifici perché sono dei funghi e quindi devono crescere, espandere le loro spore e costruire con le loro ferraglie sempre cose più grandi. Quindi questo è solo uno dei tantissimi esempi di ciò che la Steel Fate fa. Piccola nota, il gioco lo potete tenere in italiano, ma ovviamente senza delle mod di traduzione, delle submod di traduzione, tutto ciò sarà in inglese. Bisogna abituarsi. Quello che io ho sempre cercato di fare è stato includere un sacco di submod di compatibilità per tantissime altre mod che sono parallele ed integrano parallelamente delle nuove fazioni all'interno di Total War Warhammer 3. Sono necessarie queste compatibility mod per le statistiche, giacché la Steel Fate va anche a modificare le statistiche delle unità, la pool della salute di un'unità e di tutti gli elementi in essa, oltre che tutte le altre statistiche, aumentando e diminuendo la qualità di alcuni tratti, di alcuni oggetti. Insomma, è un cambiamento completo al gioco. Per questo è necessaria sempre una submod per ogni altra mod. Qui effettivamente sta il problema reale del mantenere una collezione del genere. Continuamente aggiungere e rimuovere un sacco di mod per far sì che sia coesa, unita e completa. Ci sono collezioni di mod con centinaia e centinaia di mod all'interno che purtroppo non sono per nulla stabili. Io sto lavorando tuttora in maniera stabile a 2 mod pack collezioni
che sono Uber e Basic. Purtroppo ho dovuto abbandonare quella multiplayer e quella non Still Fate, che quindi va a mettere insieme tantissime mod, anche molte di più di quelle che sono disponibili anche nella Uber, proprio perché non c'è la Still Fate e cercano di sopperire e andare a ribilanciare il gioco in altra maniera. Sono tutte linkate qui in descrizione, cercherò sempre di mantenerle ed aggiornarle il più possibile. Questo, come l'ho sempre garantito alla community che mi segue su Steam, lo garantisco anche alla mia piccola community su YouTube. Ciò detto, spero che come introduzione basilare al che cos'è una collection, come si installa e come si usa, che principalmente ho fatto direttamente tutto nel troppo lungo non guardo per rispetto del vostro tempo, spero vi sia appunto interessato, vi sia piaciuto. Non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschietto del tiranno anche questa volta. Fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere qualcosa di più dettagliato o magari anche del gameplay di queste versioni moddate di Total War Warhammer 3. Tiranno Matto out, anche oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.